Dopo un anno di assenza, il Motor Show torna in scena alla Fiera di Bologna, con 5 grandi temi a caratterizzarlo: la presenza delle case automobilistiche che hanno deciso di aderire con diverse forme di partecipazione, aree statiche o test drive, un'area dedicata all'innovazione tecnologica, la Road Motor Show, un percorso che si snoda attraverso la passione per l'automobile toccando temi come cultura e tradizione. Il Motorsport, con un programma di eventi nell'Area 48. Noi ci soffermiamo su chi ha scelto di focalizzare la propria presenza sul tema della tecnologia, la nipponica Nissan, unica vera fonte di attrazione. Non è un classico stand ad accogliere il pubblico, ma una vera e propria arena, con spalti e uno schermo gigante, e la Pulsar Nismo a fare gli onori di casa. Modello ancora sotto le vesti di concept, che rispetto alla versione in listino si differenzia per la sua imponente caratterizzazione estetica, con paraurti ridisegnati, prese d'aria maggiorate e sottolineate da 2 lame rosse, e il pregiato spoiler in carbonio. Il Motor Show secondo Nissan è un'esperienza non convenzionale, con passaggi dal virtuale al reale, per scoprire il marchio e i suoi valori attraverso diverse attività. È possibile provare l'ultima frontiera della realtà virtuale. Indossando maschera e scarpe speciali su una pedana protetta, ci si ritrova ad inseguire Juuk in una metropoli avveniristica dall'ambientazione ispirata a Blade Runner. Oppure si può sfidare la tecnologia dell'infallibile portiere paratutto, tirando un calcio di rigore, un sistema di telecamere, monitora velocità e angolazione del tiro. I tempi di reazione dell'infallibile portiere sono paragonati a 17 volte l'accelerazione di un'auto da Formula 1. Un sistema che sfrutta l'idea tecnologica alla base del famoso Around View Monitor di casa Nissan, che equipaggia la maggior parte dei modelli in commercio. Sempre in tema di esperienze virtuali, non potevano mancare le postazioni PlayStation, che attraverso il progetto GT Academy trasformano giocatori di videogame in piloti professionisti e di successo. Dall'emozione virtuale si passa poi ad un esaltante bagno di realtà, con un giro della Motorsport Arena a bordo delle sportive Nissan. Si può spaziare dall'icona sportiva GTR o GTR Nismo all'apprezzata 2 posti a trazione posteriore continua 370Z, dalla Juuk Nismo RS, che arriverà sul mercato italiano a gennaio, all'elettrica Leaf Nismo RC, che racchiude il talento di Nismo e degli ingegneri delle scuderie sportive. È un laboratorio su ruote per lo sviluppo dei veicoli elettrici e dei sistemi aerodinamici, la piattaforma su cui la casa giapponese può lavorare per una nuova generazione di bolidi rispettosi dell'ambiente. Non manca poi l'occasione di approfondire argomenti di grande attualità, come lo sviluppo dell'auto elettrica nella mobilità urbana o l'auto intesa come strumento di stoccaggio di energia. Di fatto la vettura potrà essere collegata ad esempio ad un appartamento e fornire l'energia per il funzionamento di tutti i dispositivi elettrici all'interno di quell'appartamento. Dopodiché la vettura può essere ricaricata per esempio da fonti rinnovabili e questo consente quindi di creare un circolo virtuoso per cui produco senza emissioni di CO2, faccio uno stoccaggio senza emissioni di CO2 e poi lo utilizzo per i miei usi domestici. Nissan si è impegnata entro il 2018 ad introdurre la guida autonoma. Ecco cosa significa Autonomous Drive, il cui obiettivo non è sostituire il conducente ma sopportarlo ad affrontare le congestioni di traffico nel massimo comfort e salvaguardarlo dai rischi di distrazione, principale causa delle collisioni. Il nostro giro continua questa volta alla ricerca di Made in Italy e scopriamo che Ferrari è presente con 2 musei interattivi, quelli di Maranello e di Modena, con auto classiche e contemporanee, esponendo quasi tutta la sua storia, sia con connotazione stradale sia racing, dalla F12 berlinetta alla 458 speciale. E anche qui non manca l'area giochi con un simulatore per divertirsi un po'. La zona dedicata ai brand Fiat e Jeep ospita un tracciato ad ostacoli caratterizzato da diversi fondi stradali, legno, pietra, ghiaia, per effettuare test drive a bordo dei modelli 4x4 Fiat Panda Cross e Jeep Renegade. Al fianco di appassionati e curiosi ci sono piloti istruttori qualificati che mettono in pratica le migliori tecniche di guida off-road.
Sempre all'aperto, ma stavolta in pista, troviamo anche Audi e Seat, mentre Volkswagen punta l'attenzione sulla storia della Golf, esponendo le 7 generazioni che hanno caratterizzato gli ultimi 40 anni nel segmento delle berline compatte, da quella firmata Giugiaro fino all'ultima serie. Per rimanere in tema di compleanni, nella Road Motor Show sono accolte alcune importanti ricorrenze. Questa è anche l'edizione dei 40 anni della Porsche 911. Tra le supercar spiccano anche Pagani, che presenta l'inedita versione R dell'ormai famosa Zonda, e il Lamborghini con il concept Asterion e la potente Huracan. Non solo auto, una piccola porzione del motor show profuma di 2 ruote, grazie alla lunga schiera di Ducati come la 1199 Panigale o la 916 Superbike o ancora la 998 Stradale. Addio comunque al concetto tradizionale di salone, anche perché le novità si sono già viste altrove, via libera dunque a test drive e divertimento, con un simulatore di volo, piuttosto che con un giro in go-kart, passando magari per l'area 46 allestita per effettuare corsi di guida sicura. Oppure ci si può rilassare nell'area Smart, dove fa bella mostra di sé la nuova Smart 42, accompagnata dalla sorella 4 porte, la 44. La scenografia dell'area è quella di uno spazio cittadino, habitat naturale di queste 2 vetture. Dall'Oriente arrivano le novità Mitsubishi e SsangYong, mentre la francese Citroën mostra le nuove nate di casa, dalla piccola C1 al crossover C4 Cactus, ormai famosa per i suoi air bump. Gli air bump proteggono, come protegge una cover di uno smartphone, e quindi garantiscono anche un minor stress a chi guida la vettura perché sa di poter contare su queste protezioni. Dall'Inghilterra invece Land Rover, ora di proprietà indiana, espone 2 novità: il nuovo Discovery Sport affiancato allo sportivo ed estremo Range Rover Sport. Insomma, un motor show che cerca di adattarsi al cambiamento dei tempi e lo fa cambiando un po' la propria natura.